Ciao ragazzi e bentrovati dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di macchinetta Nespresso che perde acqua. Ebbene sì, anche oggi saremo alle prese con una macchinetta del caffè espresso che perde acqua. Praticamente il problema è sempre il solito: quando si va a fare il caffè si trova una notevole quantità d'acqua nella vaschetta di raccolta. Per quanto riguarda la lista del materiale è piuttosto semplice, in quanto queste macchinette si smontano semplicemente con un paio di cacciaviti. Come nella riparazione delle altre macchinette del caffè, occorre un minimo di dimestichezza, soprattutto nello smontare e rimontare le plastiche. Ma se seguite il tutorial passo passo non avrete nessun problema. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, oggi ci troviamo alle prese con questa macchinetta per caffè della Nespresso. Allora, anche in questo caso siamo di fronte a un problema di perdita d'acqua. Allora, per farvi vedere il problema ho messo una capsula usata in modo da fare un test. Allora, teoricamente il caffè dovrebbe venire fuori da qua, ma quando azionerò la macchina noterete una perdita nella parte posteriore. Mettiamo un bicchiere sotto e partiamo con il test. Allora, come vedete c'è una grossa perdita nella parte posteriore. La cosa che notiamo subito è che l'acqua non è sporca di caffè, quindi vuol dire che la perdita proviene a monte della capsula. Quindi partiamo con lo smontaggio. Allora, qua si vede il funzionamento della macchina. Praticamente questa leva passafulcro fa muovere la testa di alloggio della capsula e la capsula viene poi schiacciata contro la griglia lì davanti, forandola. Dunque abbiamo visto che l'acqua era chiara, quindi vuol dire che veniva prima della testa di iniezione. Quindi facciamo questo test, rimontiamo la capsula e andiamo a vedere se riusciamo a localizzare la perdita da qualche parte qua. Dunque, dopo aver fatto qualche test non è esattamente chiaro da dove perde, ma comunque il maggior sospettato secondo me è proprio la testa qua sopra. E quindi l'unica cosa da fare per provare a sistemarla è appunto smontare la testa che c'è qua dietro, quindi mettiamoci all'opera. Allora, siamo riusciti a raggiungere dalla parte posteriore la nostra testa. Come vedete ci sono segni d'acqua dappertutto. Allora, quel che faremo adesso è scollegare questo tubo. Andremo semplicemente a togliere quella linguetta lì e dopo cercheremo di smontare questa testa. Probabilmente potremo andare a svitare queste due viti qua e vediamo cosa succede. Allora, ho svitato le due viti che tengono ferme la testa mobile alla struttura della macchina. Proviamo a sfilarla. Allora, vi spiego brevemente secondo me che cosa è successo. Allora, la testa mobile è composta a sua volta da due parti. Probabilmente con l'utilizzo questa parte qua si è sporcata e questo OR qua non fa più tenuta. Quindi probabilmente si tratta solo di pulire bene a modo e magari utilizzare un po' di pasta sigillante al bisogno. Comunque, prima cosa che faremo, una bella pulita a tutto quanto, anche il meccanismo passafulcro di chiusura.
Allora, per aumentare la tenuta dell'OR con le due parti, andrò a mettere un filo di Teflon sul diametro interno al fine di aumentare l'interferenza che il nostro OR fa sulla femmina esterna. Perfetto, in questo modo il diametro leggermente aumentato aumenta l'interferenza e migliorerà la tenuta. Per agevolare il montaggio andiamo a mettere un po' d'olio sul diametro interno e sull'OR. Questo è olio da cucina, quindi possiamo andare tranquilli. Allineiamo la molla con l'apertura. Ed ecco fatto. Andiamo ad inserire la valvola di non ritorno nella sua sede. La parte più grossa va messa all'esterno, quindi in questo modo. E sopra andiamo a metterci la sua gomma. Ora andiamo a rimontare il tutto. Allora, come avete visto dal test, perde ancora e perde praticamente dalla mezzeria della testa mobile. Quindi mi viene da pensare che la testa sia crepata, ma tuttavia è una crepa molto piccola che non si riesce a vedere ad occhio nudo. Quindi quello che farò adesso è tornerò a smontare il tutto e proverò con della colla bicomponente a andare a chiudere questa zona qua. Allora, siccome che abbiamo visto che la perdita viene da questa zona qua, quel che faremo adesso è utilizzeremo un po' di colla bicomponente ed andremo a metterla in tutta questa zona qua. Magari possiamo anche metterla sotto per sicurezza. Allora, innanzitutto diamo una bella pulita in questa zona qua. Dopodiché andiamo a miscelare 50 e 50 gli elementi della colla bicomponente. Occorre mescolare molto bene. Allora, abbiamo coperto di colla bicomponente la parte superiore della testa. Ora lasciamo asciugare un giorno e andiamo a rimontare il tutto. Allora, la colla si è seccata, come vedete abbiamo coperto tutti i punti, quindi non mi resta altro che rimontare ancora il tutto. Allora, siamo al momento della verità, quindi andiamo a provare se la nostra riparazione ha avuto successo. Beh ragazzi, sembra che la perdita non ci sia più. Quel che luccica là in fondo è la colla bicomponente, quindi non è acqua. Beh, andiamo a rimontarla tutta e gustiamoci un caffè.
so good. Allora, la riparazione ha avuto successo, ma nel caso non si riuscisse a riparare in questo modo è possibile comunque sostituire l'intero gruppo. Quindi ciao e al prossimo tutorial!